Ciao a tutti, sono arrivato ieri sera da Mosca. In questo momento mi sto preparando per il viaggio. Ho comprato la fiamma ossidrica, una busta di guanti e un isolante termico per tenere la temperatura. In questo momento sto scaldando il camion e poi andrò a caricare il bilico. Sto scaldando il mezzo perché nel mentre che ero a Mosca da Kirill Saracev, qui da me le temperature erano davvero basse. Adesso meno 25, di notte meno 30, e quindi bisogna scaldare bene il camion per riuscire a metterlo in moto. Questa è la Scania di mio padre, e invece questa è la mia. Ecco, mi sto avvicinando al luogo di carico. Qui siamo un po' in salita. Queste strade non vengono chissà quanto pulite dalla neve, non ci buttano nemmeno il sale. Le curve qui non sono delle migliori. Sto provando a salire senza catene, spero di riuscirci. Tra poco vi dirò se ci sono riuscito o no. Ecco qui, è finita la salita. È rimasto questa curva abbastanza problematica. Per superarla bisogna prenderla d'inerzia, per cercare di non rimanere impantanati. Bene, superato. Ora giriamo qui a sinistra e ci parcheggiamo. Grazie a Dio è andato tutto bene e non sono servite le catene. Ecco qui, in questo modo ho un po' isolato dal freddo, in modo che la macchina possa stare a temperatura. Adesso controllerò il serraggio delle ruote, in quanto prima di andare a Mosca ho cambiato tutte e 6 le gomme. Ecco ragazzi, chiedo anche a lui della salita che ho fatto. Per favore dici su quella salita in tanti rimangono impantanati? E come se rimangono impantanati? E se non si hanno le catene? Se non si hanno le catene ci si affossa dentro la neve e si può anche lasciare l'auto lì. E come ho fatto a salire senza catene? Sono stato fortunato? L'esperienza. Grazie. Ok, il camion l'ho caricato. Sono partito e stanno iniziando a succedere cose strane. Il tachimetro non funziona. L'alternatore in certi momenti carica, in altri no. E anche il tachigrafo ha smesso di funzionare. Adesso arrivo alla prima stazione di servizio, carico il carburante, poi alzo la cabina e cerco di capire quale sia il problema. Per fortuna con me ho un alternatore di riserva per qualsiasi evenienza. Questa è la situazione. Un autista è rimasto bloccato sul lato della strada. La parte del rimorchio si è affossata nella banchina. Ora un altro mezzo cercherà di tirarlo fuori, in modo che non finisca completamente fuori strada. Ecco ragazzi, questa che è arrivata ora è la mia vecchia Scania, sulla quale ho viaggiato per parecchi anni. Ammiratela, è ancora in buono stato e funzionante. Ci siamo incontrati qui per strada, abbiamo mangiato e ora ripartiamo. Con l'alternatore ci sono ancora problemi, non carica bene. Per sicurezza ho fatto partire il refrigeratore, in modo che se ci sono problemi più seri posso usarlo per dare la carica alla batteria. Ecco, un altro problema con l'altro mezzo è che si è staccato un tirante. Anche qui ora bisognerà cercare di risolvere alzando la macchina. Saluto a tutti, ha 23 anni ragazzo, un po' spaventato ma già in viaggio. Non siamo riusciti a riparare il mezzo, i cuscini ad aria non funzionano per il gelo. Adesso arriviamo alla città di Kansk. Ho detto a Denise di andare ad un autolavaggio, in modo che con l'acqua calda si scongela e possa riuscire a mettere a posto il tirante. Da Kansk ci dividiamo, lui va a Irkutsk e io vado a Boguciane. Di tempo ne abbiamo davvero poco, perché siamo sotto le festività di Capodanno. I viaggi già sono stati pianificati e bisogna portarli a termine. Denise deve ancora fare 100 km e io 600. E abbiamo un giorno di tempo, anche di meno, perché la mattina devo essere lì. E la strada che devo fare non è delle migliori. Apprezzate il nostro bellissimo paesaggio, è veramente uno spettacolo. La temperatura segna meno 26, di sera la temperatura a Boguciane scenderà a meno 45. Grazie a Dio sembra che l'alternatore carica la batteria e la spia si è spenta, ma ogni tanto lampeggia. Non so di preciso il problema, lo risolverò se peggiora. Sono arrivato alla stazione di servizio, ho impostato 500 litri di carburante, scende molto lentamente.
ma non posso farci nulla e qui sta iniziando a fare buio. Allora, 408 litri sono stati caricati, nelle altre stazioni non avevano il gasolio e sono stato costretto a rifornirmi con questa merda, scusate per la parola, che tiene fino a meno 28. Dove sono diretto le temperature scenderanno di molto. Per fortuna ho il serbatoio riscaldato, che mi garantisce carburante caldo continuamente. Solo per questo mi sono rifornito qui, e anche perché non avevo più carburante per andare più avanti. Allora l'auto segna la temperatura di 29 gradi. Fino alla destinazione ancora 450 km. Un altro problema, si è strappato un pezzo per colpa del gelo. Per fortuna ho il pezzo di ricambio e lo stiamo montando. Anche la gomma sembra che si sia strappata. Ora la cambiamo e continuiamo il viaggio. Fuori fanno meno 32 gradi. Abbiamo una gomma senza cerchio, quindi bisognerà montarla su questo cerchio. Sarà molto difficile cambiarla perché la gomma con il freddo si è indurita, ma non possiamo farci niente. La gomma era ancora buona, ma è scoppiata. In tanti mi chiedono perché mi sono fatto crescere la barba così lunga. Semplice, in modo che d'inverno non mi congelo la faccia. Questa è la situazione. Qui abbiamo una crepa così nella gomma. Adesso ci mettiamo a cambiarla. Inizialmente bisogna far staccare la gomma dal cerchio. Questa parte la fa Denise, così poi posso cambiare la gomma. Accade tutto qui, proprio a fianco alla strada. Ah, quanto è rigida. Ecco ragazzi, queste sono le condizioni in Siberia. Cosa possiamo farci?
mettiti sulla gomma. Come si dice, è tutto, ma ora c'è la parte più interessante, l'esplosione della ruota. Dovrebbe andare bene. Allora ragazzi, stiamo gonfiando la ruota, la rimontiamo e ci mettiamo di nuovo in viaggio. Siamo pronti, ci stiamo rimettendo in viaggio. Qui ho un asciugamano in modo che il ghiaccio quando si scioglie vada sull'asciugamano e non sui vestiti. Guardate qui che fila, tutte queste macchine incolonnate devono rifornirsi. Guardate qui che fila, tutte queste macchine incolonnate devono rifornirsi. Nei precedenti 400 km non c'era nessuna stazione di rifornimento che avesse carburante. Per quello vi ho detto che non mi sono rifornito in quella stazione. Non si riesce a capire a cosa è dovuto questo deficit di carburante. I ragazzi alla Rice Trasmittente hanno detto che hanno sprecato mezza giornata solo per rifornirsi. Allora ho svoltato in direzione Daigi, ora fanno 38 gradi. L'alternatore continua a dare problemi, anche il tachimetro, come ho già detto, ha smesso di funzionare, e anche il tachigrafo. Una situazione mistica, ma piano piano continuo ad andare, alla fine va tutto bene. Quando la macchina smette di mostrarmi la temperatura esterna, significa che la temperatura è più bassa di meno 40 gradi. Svoltiamo qui, in questo caffè, dove solitamente mangio. Le macchine sono tutte qui con i motori accesi. I miei finestrini sono tutti appannati, fanno 33 gradi. Vado a mangiare qualcosa e mi rimetto in viaggio. Ecco, ora sono uscito sulla strada innevata. Questo è lo spettacolo attorno, la macchina che porta la legna sta viaggiando forte, insomma tutti che lavorano d'inverno. È più piacevole fare questa strada però d'inverno che di estate. Qui le strade non asfaltate di estate producono tanta polvere che poi entra in cabina e ti fa respirare male. Forse vi ho un po' annoiati con la mia strada. Vi spiego perché ho comprato la fiamma ossidrica, per gli sbalzi di temperatura e per far spannare i vetri. Non ci sono praticamente macchine e ho ancora da fare 3-4 ore di viaggio. Ora locale, segnale 2 di notte, verso le 5-6 sarò arrivato a destinazione. Una cosa divertente, sono arrivato alla stazione per rifornirmi e l'operatore mi dice che non sa se riuscirà a rifornirmi, perché il gasolio scorre fino a meno 28 gradi e la temperatura ha già superato i meno 30. Ma sono stato fortunato, è riuscito
a scorrere piano piano un po' di gasolio e mi sono rifornito. Ma non so se il mio serbatoio non fosse riscaldato, sarei rimasto bloccato da qualche parte. A proposito, ho una tanica di gasolio presa appositamente per vedere in che condizioni sta. A meno 40 gradi di mattina ve la farò vedere. Ecco, qui siamo arrivati a Boguciane, in provincia di Krasnoyarsk. Ho lavorato molto da queste parti e guidato diversi mezzi. Conosco bene il posto da quando avevo 18 anni. Per cosa è conosciuto Boguciane? A Boguciane c'è tantissimo bosco, qui molta legna che viene venduta. Qui in estate si sta bene, ma gli inverni sono molto freddi. Da Boguciane possiamo arrivare a Baikit con la strada d'inverno, quando tutto è ghiacciato. In estate non c'è modo di andare lì. Eccomi, sono arrivato a destinazione come avevo pianificato. Sono le 4:30 di mattina, dormirò 3 ore, mi scaricheranno e si torna a casa. Vado a dormire. Buongiorno, mi hanno scaricato e mi ricaricheranno le pedane e si torna a casa. Questo è ciò che ho portato, l'acqua per le persone. In queste piacevoli condizioni ora cuocerò i noodles. Aprirò una scatoletta di carne e farò colazione e mi rimetto in viaggio per casa. Guardate che bellezza in inverno, questa a fianco è la foresta di taiga. Lì c'è fumo, qualcuno ha acceso il fuoco. Questa è una strada in salita e durerà circa 10 km. Questa è una strada d'inverno e durerà 80 km. D'inverno si viaggia molto più velocemente che di estate qui. Allora, adesso vedremo cosa è successo alla tanica con il gasolio ad una temperatura molto bassa. Ecco, questa è la tanica. Non sembra messa male. Ha perso un po' la trasparenza, ma va bene. Такая мутноватая, но это я думаю, что допустимо и нормально. Dicevano che reggeva fino a meno 28, ma a quanto pare anche fino a meno 35. Continuiamo il viaggio. Ecco, questi sono i villaggi poveri con pochi abitanti. Alcune case cadono a pezzi, ma le persone comunque continuano a vivere qui. Posti del genere non ci sono solo a Krasnoyarsk, ma in tutta la Russia. Posti dove nessuno viene aiutato e le persone sopravvivono da sole. Ragazzi, ho incontrato il mio amico Alexei, mancano circa 160 km per arrivare a casa.
Adesso mangeremo qualcosa di buono, anche Alexei è un camionista di lunghe tratte, ma a lui le cose semplici non piacciono e per questo si sceglierà le tratte più a nord, dove normalmente non si riesce a passare, solo con le catene da neve si può passare. Alexei per molti anni è stato un arm wrestler, poi ha lasciato e ora ha preso un po' di peso, però non fa niente, per la vita di tutti i giorni non è un problema. Ragazzi, allenatevi sempre e andrà tutto bene. Ecco qui, sono arrivato a casa, ora mi metto a dormire, riposare e domani inizia un nuovo viaggio. Caricherò il camion per andare a Irkutsk. Voi scrivete qui sotto se vi è piaciuto questo video o se non vi è piaciuto e se vale la pena che Oleg traduce per voi questi video. Grazie a tutti per la visione.